Not what. Who? Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Io sono Jurassic Paddock e vi parlerò oggi del trailer di Teoria del Caos, uscito l'altro giorno. Farò una analisi del trailer e di tutto ciò che vediamo all'interno, così vi spiegherò al meglio tutti i dettagli. Il trailer si apre mostrandoci un aereo, quello di Sojourner Santos, che vola nel cielo. Vediamo poi la Santos che gioca a scacchi con Brooklyn, in cui viene fatto un discorso particolare sul come una regina abbia bisogno di aiuti per essere tale. Questo discorso al momento per noi non significa niente, vedremo meglio a cosa si riferisce nella serie. Questa scena probabilmente avviene poco dopo la fine della seconda stagione e probabilmente stanno andando a Malta. Proseguiamo con il trailer che ci mostra invece la situazione con i nostri protagonisti, con i nostri 6 di Nublar o 5 di Nublar, che si trovano su un altro aereo anche loro, probabilmente clandestinamente e in compagnia di un Kentrosauro. All'inizio potrebbe sembrare Peace, il Kentrosauro di campo cretaceo, ma questo qua è leggermente più scuro e ha qualche colorazione in più sulla coda, quindi forse non è Peace. Sappiamo poi che il Kentrosauro farà uno squarcio nell'aereo e l'aereo precipiterà. Non c'è chiaro dove finiranno, in ogni caso siamo sicuri che finiranno al nord Italia, sul confine italiano, come dice Ben nel trailer, e sappiamo che insieme all'uovo di Bumpy andranno dalla ragazza di Ben. Ora, qui avevo visto questo furgone qua, per qualche secondo ho pensato che fosse quello che guidava Kayla in Dominion, ma dopo un'analisi proprio di 2 secondi ho capito che mi sono proprio confuso, però un pochetto ci assomigliava, quindi per un attimo ho sperato che ci fosse questo collegamento con Kayla, però al momento di collegamenti con Kayla non ce ne sono. In ogni caso andiamo dalla ragazza di Ben, che ha dietro di lei anche la sua madre, e come ci viene fatto capire dal trailer, i nostri ragazzi saranno accolti da queste 2 persone. Più avanti vediamo che l'uovo di Bumpy si è schiuso, speriamo schiuso e non rotto. La faccia sconvolta di Yasmina successivamente un pochetto mi fa preoccupare, non vorrei che il cucciolo per qualche motivo sia morto, spero di no, ovviamente spero di no, ma sarebbe una scelta molto coraggiosa quella di farci vedere il cucciolo morto, magari farci vedere no, però farci intuire che sia morto un cucciolo di dinosauro appena nato, soprattutto di Bumpy, perché come sappiamo alcune cose all'interno dei trailer le mettono per far mettere in testa allo spettatore qualche idea, per farlo preoccupare, per fargli mettere qualche emozione specifica, così da non spoilerare nel prodotto finale o cose del genere comunque. Dopo vediamo Brooklyn in questo frame dove ci sono tanti dettagli interessanti. Oltre al braccio robotico, che è la prima cosa che notiamo, vediamo anche diversi schemi, diversi documenti, tra cui uno che mostra un sinoceratopo, delle locuste e anche un altro insetto, facendoci intendere il collegamento con Dominion, ma anche queste sorta di merendine, non saprei bene di che si tratta, che presentano un logo dalla forma tipica del logo di Jurassic Park e di Jurassic World, quindi con il cerchio e la striscettina poco sotto la metà del cerchio, poco sotto il centro del cerchio, con la scritta in mezzo. Successivamente vediamo invece Lewis Dodson, che un pochetto mi aspettavo che ci fosse, ma non mi aspettavo che lo mostrassero nel trailer, che rispetto a com'è in campo cretaceo assomiglia molto di più al Dodson di Dominion, sembra più vecchio, ha i capelli più corti e indossa questo felpino, questa specie di maglioncino molto sottile, tipico di Lewis in Dominion. Poco dopo nel trailer vediamo anche Yasmina e forse Kenji, sembrerebbe essere Kenji, che guidano delle moto per le strade di Malta, che avviene durante il tramonto, quindi probabilmente avviene dopo Jurassic World il Dominion, e lo dico per diverse ragioni. Innanzitutto per via del tramonto, appunto,
quindi dopo Dominion, che è ambientato poco prima che ci fosse il tramonto, come vediamo nel film. Ma non solo, i dinosauri che vediamo a Malta sono dei dinosauri liberi. C'è il Ceratosauro, c'è il Carnotauro libero, che è lo stesso che vediamo anche in Dominion, c'è l'Allosauro, anche lui lo stesso di Dominion, e non solo, vediamo anche un piccolo dimorfodonte che vola con un monopattino, facendoci intendere che appunto tutto questo avviene dopo Dominion, dato che probabilmente e quasi sicuramente quel monopattino è lo stesso che vediamo in Dominion nella scena in cui l'allosauro mangia il pover'uomo che stava semplicemente cercando di scappare con il suo monopattino. Vediamo il mercato nero, che è molto più vuoto rispetto a quello di Dominion, facendoci intendere che o sta venendo preparato per quello che vediamo in Dominion, oppure è successo da poco l'incidente, per così dire, di Dominion, per cui tanta gente ha dovuto abbandonare l'intero luogo di Malta. Vediamo sempre a Malta l'elicottero della Biosyn che vola sopra il cielo con dietro un pteranodonte che vola. Non è chiaro se lo pteranodonte sia sotto o se stia semplicemente seguendo l'elicottero, dato che le dimensioni sono un po' alterate, sembrano un po' strane. Tuttavia mi sento di dire che lo pteranodonte stia seguendo l'elicottero. Altre scene di Malta sono gli interni con Brooklyn, che appunto cammina in questo spazio molto vuoto, dove c'è tra l'altro la scritta Taco, che è una scritta che vediamo anche in Dominion. Sempre a Malta vediamo Brooklyn con il suo braccio robotico che tiene in mano un telefono, probabilmente sta registrando chissà chi o chissà cosa. Tiene puntato il puntatore laser verde che aveva anche la Santos nella stagione 2. A chi lo stia puntando, cosa stia facendo, questo non lo sappiamo. Oserei dire che lo stia puntando alla donna Raptor che vediamo in stagione 1, che ritorna nella terza stagione e nel trailer. Io la chiamo Donna Raptor per via di quello che fa e per il fatto che è senza nome, ed è appunto la signora che controlla i 3 Atrociraptor di Caustiro di stagione 1, che secondo me farà una brutta fine nella terza stagione, visto che in Dominion i 4 Atrociraptor sono tutti sotto, diciamo, il controllo della Santos e collaborano tra di loro. In ogni caso devo dire che questa tizia qua è molto inquietante sin dalla prima stagione, ma che apparentemente in questa terza stagione potrebbe avere un ruolo ancora più importante e molto più inquietante. Ci sono poi altri dettagli molto interessanti, tra cui questa scena che avviene di notte in una piazza italiana, dove c'è la madre della ragazza di Ben, circondata dai 3 Atrociraptor della donna Raptor e il Piroraptor rosso di Dominion. Ora, cosa stia succedendo qua non è chiaro. Forse gli Atrociraptor stavano circondando la signora e il Piroraptor si è aggiunto da solo per aggiungersi, per aiutarli, per prendersi la donna come preda sua, per far male agli Atrociraptor, non lo sappiamo, non c'è chiaro. Vediamo poi sempre il Piroraptor nella neve, probabilmente cammina molto velocemente nascosto nella neve, oppure sotto di lui c'era dell'acqua congelata che attacca i nostri 2 protagonisti, Kenji e Sammy. Spero che il Piroraptor sia più presente nella serie, apparentemente ha un ruolo effettivamente importante. Possiamo prendere questo come punto su cui focalizzarci per sperare di vedere anche il Terizinosauro che nei giocattoli della linea di Caustiri c'è, e anche il Giganotosauro Zeb. Vediamo infine sempre Kenji e Sammy nella neve che vedono una locusta volare sopra di loro, facendoci intendere che siamo vicini a Dominion. Sicuramente, secondo me, la serie è ambientata poco prima di Malta, durante Malta e dopo Dominion, o quantomeno vicino alla fine di Dominion. Quindi questa era l'analisi del trailer di Chaos Theory, spero che vi abbia dato spunti di riflessione e dettagli che non avevate notato o a cui non avevate pensato. Per il momento io vi saluto qui e ci vediamo alla prossima. Io sono Jurassic Paddock.